Ciao, vediamo come creare insieme un effetto testo a strisce concentriche verso l'esterno con Illustrator, un effetto testo che si adatta molto bene per poster e locandine accattivanti. Prima cosa, selezioniamo lo strumento testo, andiamo a scrivere una parola e utilizziamo un font che sia così molto giocoso, adatto per un poster, magari per un evento, potrebbe essere Bauhaus 93. Andiamo a scrivere la nostra parola con lo strumento selezione diretta attraverso le maniglie angolari e il tasto Shift la vado a ingrandire in modo proporzionale. In corrispondenza aumenta anche la dimensione del font stesso. Dal pannello livelli vediamo il livello della nostra parola, lo andiamo a duplicare trascinandolo qui in basso, dove c'è appunto l'icona crea un nuovo livello, oppure potremmo fare semplicemente selezionare il livello e poi CTRL F da tastiera o Command F. Ora andiamo sul menu oggetto con il livello testo selezionato e su espandi. In questo modo andiamo a tracciare il nostro testo e lo facciamo diventare una forma. Lo espandiamo sia nell'oggetto che nel riempimento, poi premiamo OK. Ora andiamo su menu oggetto, tracciato, scostamento tracciato. Gli diamo uno scostamento in millimetri 3,5 o anche di 4 con l'arrotondamento degli spigoli. Lasciamo il limite smusso 4. Se selezioniamo anteprima già possiamo vedere il primo, come dire, contorno che viene fatto alla parola, o meglio a ogni singola lettera. Gli diamo l'ok. Apriamo il gruppo che contiene le lettere che sono state oggetto dello scostamento del tracciato. Sono già tutte selezionate. Che cosa andremo a fare adesso? Andiamo a fare CTRL G, cioè raggrupperemo, oppure ci posizioniamo con il mouse sulla parte, diciamo così, selezionata, tasto destro raggruppa, ed è la stessa cosa. Prendiamo il gruppo con il tasto sinistro del mouse, il livello del gruppo, e lo portiamo fuori. Ed ecco qua. Adesso lo portiamo giù alla fine sotto la parola e dalla tavolazzo colori gli andiamo a dare un altro colore. Quindi che cosa abbiamo qui? Nel pannello livelli abbiamo chiaramente il primo livello dal basso, che è il primo livello copiato del testo tracciato con un colore diverso. Poi abbiamo la nostra parola, che possiamo nascondere perché la prima è solo testo, e appunto la parola vettorializzata. Ora non dovremo fare altro che copiare la procedura che abbiamo appena utilizzato e replicarla fino a quando il numero delle strisce concentriche attorno alla parola sarà soddisfacente per le nostre esigenze. Andiamo quindi a duplicare il livello dello scostamento tracciato, lo portiamo giù alla fine, poi torniamo su oggetto, tracciato, scostamento tracciato, ed ecco qua, vedete? Se ne fa uno ancora più grande. I parametri possono restare tranquillamente quelli di prima, scostamento 4, con spigoli arrotondati, diamo l'ok. Apriamo poi il selettore colore e andiamo a dare un altro colore, semplicemente con il cursore contagocce. Diamo adesso al livello testo della nostra parola, che ricordiamo è stata appunto vettorializzata e quindi tracciata, un colore bianco. Ed ecco qua. Ora torniamo all'ultimo livello di tracciato che abbiamo creato, lo selezioniamo, torniamo sul menu oggetto, di nuovo tracciato, scostamento tracciato e diamo l'ok. Anche qui si è creato un gruppo all'interno, quindi tasto destro, raggruppa, porto fuori il livello del gruppo che ho appena creato e poi lo porto giù in modo che appaia al di sotto di ogni livello e via discorrendo continuo questa procedura per creare altre strisce concentriche che altro non sono che la parola moltiplicata, clonata, un livello sotto l'altro e naturalmente ingrandita in modo da dare questo effetto concentrico di queste strisce colorate che appaiono tali che vanno verso la parola o escono dalla parola. Quindi selezionato il gruppo appena creato, torno sul menu oggetto tracciato, scostamento tracciato,
anteprima, ok. Bene, selezioniamo ancora l'ultimo gruppo del tracciato e ripetere la stessa operazione se volessimo creare delle strisce concentriche di uguale distanza e quindi continuare su questa andatura. Nuovo oggetto, tracciato, scostamento, 4 mm, spigoli arrotondati, dall'anteprima già mi rendo conto, ok. Apro dal menu livelli il gruppo, sono già selezionati i tracciati che compongono l'ultimo scostamento che abbiamo effettuato, tasto destro raggruppa, trascino il gruppo appena creato fuori e poi di nuovo giù in basso. Eccolo qui, dalla tavolozza colori gli do un altro colore e poi di nuovo menu oggetto, scostamento tracciato, ok, tasto destro raggruppa, eccolo il gruppo che si è appena creato nel pannello livelli, lo trascino fuori e poi di nuovo giù. È selezionato? Sì, perfetto. Apro la tavolozza colori e gli vado a dare un altro colore. Ed eccolo qua. Questo lo possiamo tranquillamente utilizzare per le nostre grafiche personalizzate. Ciao, grazie e alla prossima!